Ciao amici del bosco, in questo video vediamo l'orto ad aprile. Vi faccio vedere le semine di questo periodo e altri lavori da fare. Aprile è un mese cruciale per l'orto, vediamo come procede, un po' che non vi sto dando aggiornamenti. Partiamo dalla prima fila dove ci sono le fave, sono già abbastanza grandicelle, non grandissime, stanno cominciando a tirare fuori i fiori adesso, almeno in questa prima metà dell'aiuola, perché poi in cima invece avevo avuto dei problemi e ho dovuto riseminare, quindi sono un po' più piccole, meglio perché avrò un raccolto scalare. Le fave sono importanti per il suolo, l'abbiamo detto tante volte, essendo delle leguminose lasceranno più azoto di quello che hanno trovato e quindi mi preparano il terreno anche per la prossima coltura. Comunque intanto fino a giugno questa aiuola è tutta per loro. Seconda fila in questo momento è occupata dal sovescio. Abbiamo anche fatto uno sfalcio diciamo alto per togliere le prime fioriture perché abbiamo necessità di aspettare ancora un po' a sfalciarlo. Qui verranno i pomodori, quindi la prossima cultura sarà quella dei pomodori. Faremo un video specifico per raccontarvi tutte le piante che abbiamo messo in questo sovescio. Riconosciamo la senape che ho dovuto spuntare perché era già andata in gran parte in fiore, qualche pianta di favino, poi c'è la veccia ed altro, insomma c'è una bella varietà. In questa fila abbiamo già messo le cipolle, le abbiamo messe proprio pochissimi giorni fa, devono ancora abituarsi al terreno e cominciare a crescere. È stato un bel lavoro, abbiamo preparato il terreno e poi abbiamo fatto ben 300 trapianti. Ne abbiamo messe 3 varietà, sono una bellissima cultura, ne abbiamo fatte tante perché ne vogliamo consumare sia fresche che anche invece per tutto l'inverno le cipolle da serbo. In questa fila qua, che vedete in gran parte vuota, dovranno venire fagioli che metteremo entro la metà del mese, quindi in questo momento stiamo lavorando per ottenere la giusta tempera, quindi copriamo se c'è pioggia, rischio di pioggia, scopriamo quando c'è il sole per far asciugare un po' di più il suolo. Dobbiamo essere pronti per metà mese. Questa ultima fila invece sarà dedicata alle cucurbitacee, quindi metteremo zucche, zucchine, cetrioli, tutto quello che riusciremo ad inserire. Intanto abbiamo ancora la coltura che avevamo messo in autunno, abbiamo ancora un bel po' di porri da raccogliere che anche adesso in queste settimane mangeremo tutti quanti. Lassù invece è già vuoto l'orto, prima c'erano le insalate e abbiamo fatto una bella pacciamatura sempre in attesa dell'arrivo della semina delle cucurbitacee che comunque ad aprile possiamo fare direttamente in campo. In questo mese posso seminare a terra veramente tantissime cose, soprattutto le zucchine mettiamo ad aprile, per altre cose dobbiamo magari aspettare anche il mese di maggio. In questo periodo possiamo mettere a terra anche le insalate, tutte le lattughe di diverse varietà che ci servono poi per le nostre insalate miste. Si possono continuare a mettere le carote che abbiamo già iniziato a seminare, la rucola che arricchisce sempre le nostre insalate, le bietole, le barbabietole, gli spinaci, abbiamo tantissime foglie che possiamo portare avanti in questo periodo. Abbiamo detto il settore di fagioli e fagiolini, lì abbiamo da sbizzarrirci, ci sono tante varietà di fagioli che possiamo fare per il consumo anche secco, ma poi ci sono tutti i fagiolini che invece è bene seminare più volte durante l'anno, durante l'estate. Negli anni scorsi abbiamo visto delle difficoltà di crescita nei fagiolini perché era arrivato molto caldo molto presto in alcuni mesi, quindi iniziate adesso a metterli, se riuscite a fare un primo raccolto bene, può darsi che in estate poi non crescano più bene, non alleghino più bene, ma un'ultima semina si può fare anche ad agosto per avere i fagiolini a settembre. Un'altra semina interessante in questo mese è il basilico, che è un'aromatica che può arricchire i nostri orti, e il basilico quando abbiamo almeno più di 10 gradi anche la notte possiamo cominciare a seminarlo. Cresce bene con 20-25 gradi, insomma bisogna di temperature miti, ma a seconda anche del vostro territorio valutate di cominciare a far crescere in campo direttamente il basilico, altrimenti si passa dal semenzaio. L'orto prosegue da questo lato con le file dei carciofi che dobbiamo continuare a migliorare, ma la cosa bella è che qualche carciofo si comincia a vedere. Questo è già molto bello, guarda,
Qui ce n'è uno un po' più piccolino. Questo aprile porta una grande novità al Bosco di Ogygia, perché l'11 di questo mese esce il libro La cura della terra, che ho scritto io, raccontando proprio le esperienze del Bosco di Ogygia, e anche per incoraggiare tante persone a prendersi cura del suolo, proprio del luogo dove crescono tutte le piante. C'è tanto bisogno di prendersi cura del suolo perché l'abbiamo proprio devastato. Ancora non ho il libro fisicamente in mano, non ve lo posso far vedere perché ancora non mi è stato inviato, non è ancora stampato, però lo potete preordinare, potete farlo anche andando nella vostra libreria di fiducia e chiedendo appunto di far arrivare una copia. Se vi piacciono i contenuti del Bosco di Ogygia, acquistando il libro continuate a sostenerci. E questa è la Jugendkultur. Ancora vedete delle piante della scorsa stagione che ho lasciato in alcuni casi proprio per una questione estetica, tipo questi cavoli, e ci sono le aromatiche che hanno ricominciato a crescere molto bene, una meravigliosa erba cipollina, e in più ho fatto una vera e propria copertura con gli spinaci che adesso sono piccolini, ma in teoria adesso qui entro un mese io dovrei avere un po' tutto verde per gli spinaci. E qui c'è la mia meravigliosa collezione di aglioni della Val di Chiana a tutti gli stadi di sviluppo. Questo è già bello grande, questo insomma discreto, e ne ho anche piccolino. Questo perché ho messo l'aglione in periodi diversi dell'anno. Stessa storia per l'aglio, anche in questo caso abbiamo distribuito le semine nel corso dell'inverno, dell'autunno e dell'inverno, e quindi abbiamo piantine di diverse dimensioni. In questa porzione, in attesa di mettere sempre i fagioli, abbiamo fatto delle colture rapide. Qui c'è la rucola che si vede sta spuntando bene, ce la mangeremo tutta velocemente e poi ci metteremo i fagioli. E qua giù abbiamo i ravanelli, un'altra coltura che cresce velocissima, e questi sono già un bel po' più grandicelli. Questi sono i ravanelli, ne abbiamo messe due varietà diverse. E qui abbiamo i piselli. Avevamo raccontato la semina, adesso vediamo come stanno le piantine. Le semine fatte direttamente a terra hanno ritardato tantissimo la germinazione, evidentemente non c'erano ancora le temperature o le condizioni migliori, stanno uscendo adesso bene, mentre le semine che avevo fatto nel semenzaio si sono sviluppate molto più rapidamente, quindi le piantine più grandi sono quelle cresciute nel semenzaio. Questi sono i piselli più grandicelli che erano partiti in semenzaio. Qui c'è il mio semenzaio, vi faccio vedere come stanno alcune delle semine che vi avevo fatto vedere. Ecco, quelli là sono pomodori, piantine di pomodoro, anche queste sono piantine di pomodoro, tra l'altro questa è una varietà che cresce bene anche con la siccità, e tra l'altro ne approfitto per ringraziare Fausto per i semi, che ringrazio anche per i semi di cotone. Quest'anno facciamo questa sperimentazione, ci sono alcuni vasetti, ancora non si vede niente, dove sono stati messi dei semi di cotone. Vi faremo vedere il batuffolo se riusciremo a farlo crescere. Non pensiamo soltanto alle semine degli ortaggi, pensiamo anche alla bellezza e pensiamo alle nostre amiche api. In questo spazio ho messo una misticanza di semi per fioriture. Adesso non si vede ancora niente, speriamo che germoglino, che abbiano le condizioni giuste, non si sa mai come vanno le cose. Comunque qua sotto ho creato uno spazio tutto dedicato ai fiori. Porterà insetti impollinatori che sono comunque utili, quindi se ci riuscite mettete anche dei fiori. Con gli scarti delle potature che in questo periodo si trovano ancora abbondanti, ricordatevi di pacciamare i vialetti. Voi avrete messo comunque materia organica che si decomporrà, e non pensate che il nutrimento rimane lì fermo, perché là sotto c'è un sacco di vita che pensa poi a distribuire la ricchezza per tutti. Per fortuna che la primavera i fiori ce li regala gratis. Guardate che bel campo di pratoline, le mie margherite, guardate che meraviglia. Qui ci sono degli anemoni, l'anno scorso avevo messo dei bulbetti, sono venuti fiori l'anno scorso, per fortuna si stanno insediando nel mio campo, e quindi tutti gli anni spero di avere queste meravigliose fioriture che sono tra le prime che si presentano in primavera. Qui c'è il grano, esperimento nuovo, dei grani nuovi, vediamo come viene quest'anno. Quella del grano è una sperimentazione. Qui sono in mezzo alle linee dell'agricoltura sintropica. Questo tipo di coltivazione, questo metodo di coltivazione è nuovo al Bosco di Ogygia, ci impegneremo molto anche nel raccontarvelo. Sta andando molto bene perché tutte le piantine che avevamo messo in autunno adesso stanno mettendo le foglie, e sto parlando delle piante arboree.
Poi ci sono tutte invece le erbacee che avevamo messo, soprattutto il favino, che adesso deve essere gestito, per questo mi vedete con la falce e con le forbici, perché devo tenere basse le erbacee, comprese le spontanee. Aprile nell'orto è un mese decisamente impegnativo, il lavoro non manca, quello che mancherà probabilmente sarà il tempo. Non facciamoci prendere dall'ansia, facciamo tutto quello che è possibile, ma sempre con il sorriso, senza affaticarci troppo, rendiamo sempre piacevoli i momenti da passare così in mezzo alla natura. Vi ringrazio per aver visto il video, vi chiedo di commentare e anche di scriverci quali sono i contenuti che volete vedere approfonditi nel bosco di Ogygia. Un bel like lo potete mettere, ma se non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, fatelo subito, aiutateci a crescere, così facciamo conoscere i nostri contenuti a tante persone. Ci vediamo al prossimo, ciao!